Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono le disequazioni di secondo grado in coseno e seno. Partiamo come sempre da un esercizio semplice. Innanzitutto, come faccio a rendermi conto che si tratta di una disequazione di secondo grado? Qui c'è una disequazione perché c'è maggiore o minore e più precisamente è di terzo grado perché la somma di questi due gradi, questo a grado 1, questo a grado 1 fa 2 e la somma di questi 2 più 1 3. Questa è molto bella perché la prima cosa che noto è che posso raccogliere a fattor comune un coseno e anche un seno. Quindi raccogliendo cos x per sen x, qui mi rimane solo un cos x, mentre qua se raccolgo cos e sen mi rimane solo 2. Abbiamo ottenuto così un prodotto di disequazioni di primo grado e quindi andiamo a risolverle una a una. Impongo che tutti e tre i fattori siano maggiori o uguali di 0. Nota bene, anche se qua c'era minore, io comunque dovevo porre tutti i fattori maggiori di 0, perché questo segno che c'è qui ci serve solo per la tabella dei segni finali. Quindi ricordatevi che in una disequazione, quando dovete porre i fattori, li dovete porre sempre maggiori di 0. Comunque, se non vi ricordate bene, andate a vedere la mia playlist sulle disequazioni. Quindi, primo passaggio, impongo che tutti i fattori siano maggiori o uguali di 0. Secondo e ultimo passaggio, tabella dei segni. Prima di tutto andiamo a risolvere le singole disequazioni. La prima, cos x maggiore o uguale di 0, facciamo il disegno. Ormai siamo esperti, io so che il coseno è positivo nel primo e nel quarto quadrante. Quindi, come scrivo questa soluzione, questo arco di circonferenza qua? Per scriverlo in un unico modo uso gli angoli negativi, quindi questo angolo qua è pi greco mezzi, mentre questo angolo qua sappiamo che si può scrivere anche come meno pi greco mezzi, mentre se lo avessi scritto col più sarebbe stato 3 mezzi pi greco. Per cui questo arco lo posso scrivere come x, perché l'angolo è x, compreso tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. E la prima l'abbiamo risolta. Andiamo a fare la seconda, quindi disegniamo un'altra circonferenza goniometrica. Il seno è positivo quando siamo nel primo e nel secondo quadrante, perché vi ricordo che il seno corrisponde alla componente y e la componente y è positiva qui, quindi primo e secondo. L'arco che dobbiamo scrivere quindi è questo angolo è l'angolo 0, questo angolo è l'angolo pi greco e quindi la soluzione è x compreso tra 0 e pi greco, anche qui con la periodicità 2k pi greco. Qui vi ho messo 0 più 2k pi greco per farvi vedere i passaggi, chiaramente voi scrivete pure la soluzione senza lo 0, perché 0 più qualcosa ovviamente rimane qualcosa. Bene, facciamo l'ultima. Allora questa è una disequazione elementare che abbiamo già visto gli scorsi giorni, porto il termine noto di qua cambiando di segno. Ora, quando è che il coseno è maggiore di meno 2? Noi sappiamo che le funzioni seno e coseno sono funzioni comprese tra meno 1 e 1, quindi il coseno è sempre maggiore di meno 2. Quindi la soluzione è per ogni x appartenente a R, che in matematica appunto vuol dire sempre. Ora che abbiamo fatto lo step 1, cioè abbiamo risolto le singole disequazioni, dobbiamo fare la tabella dei segni. Nelle disequazioni normali solitamente facciamo la tabella dei segni. In queste goniometriche faremo la circonferenza con i segni. Quindi andremo a fare 3 circonferenze perché avevamo 3 fattori, cioè 3 disequazioni, e le disegniamo una dentro l'altra. Ok, andiamo a mettere il segno più dove c'è scritto qui, quindi corrisponde a questo disegno, e lo mettiamo nella circonferenza più interna. Quindi dove non c'è più metto meno e la prima circonferenza è fatta. Adesso andiamo nella seconda, andiamo a mettere più in questa soluzione che corrisponde a questo disegno, quindi lo metto qui e altrove metto meno. L'ultima dobbiamo andare a mettere più sempre per ogni, quindi tutta la circonferenza con i più. Ora facciamo il prodotto tra i segni, più per più per più, più per più meno, meno per meno più per più più, meno per più meno. Quale segno andiamo a prendere? Ritorniamo alla nostra disequazione di partenza, ecco perché vi dicevo che questo è il segno che ci interesserà solo alla fine, proprio perché ci interessa adesso. Qua c'era maggiore o uguale che corrisponde al più, quindi devo prendere il più. Quindi nel disegno gli archi di circonferenza che voglio prendere sono questi. Questa soluzione come si scrive? Questo arco non è altro che x compreso tra 0 e pi greco mezzi. Cosa metto come periodicità? Siccome questo arco è lo speculare di questo arco,
Per scrivere la soluzione in un'unica linea io posso dire che la periodicità è kπ. In questo modo, con questa semplice scrittura, io inglobo sia questo arco che questo arco. Oppure potevo scriverlo in maniera più esplicita così. Scrivevo questa soluzione, quindi da 0 a π mezzi più 2kπ come siamo abituati a fare. Unito quest'altra soluzione che era da π a 3 mezzi π. Per cui scrivere tutto in una sola riga, sfruttando la periodicità kπ che ingloba tutte e due, oppure scrivere le due singole soluzioni unite dalla V, è la stessa identica cosa, quindi scegliete voi quale scrittura vi piace di più. Per praticità io preferisco questa perché è più veloce. Ora andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. Stavolta abbiamo una disequazione di secondo grado omogenea. Se vi ricordate abbiamo visto già come si risolvono le equazioni di secondo grado omogenee e qui è molto simile. Quindi il trucchetto sta nel dividere tutto per coseno alla seconda di x. Ovviamente dobbiamo imporre che il coseno sia diverso da 0. Ora, quando è che il coseno è uguale a 0? Il coseno è uguale a 0 quando il seno è uguale a più o meno 1, cioè sull'asse delle y, o qui o qui. Perché è importante assicurarsi che il coseno sia diverso da 0? Perché altrimenti non possiamo dividere per 0. Quindi se andiamo a sostituire al posto di coseno 0 e al posto di seno mettiamo più 1, vediamo che viene 3, 0, 0 minore o uguale di 0. Se invece metto al posto del seno meno 1 mi viene meno 3, questo va via e questo va via, meno 3 minore o uguale di 0. In entrambi i casi 3 meno 3 non sono uguali a 0 e quindi sono contenta perché posso dividere per coseno, perché coseno di x uguale a 0 non fa parte delle soluzioni di questa disequazione. Ora, dividendo per cosquadro siamo molto più felici perché cosa otteniamo? Questa è la tangente alla seconda. Qui un coseno se ne va e quindi ottengo seno fratto cos che è la tangente e qua va tutto via. Quindi riscrivendola meglio viene così. Questa è una disequazione di secondo grado. Se non vi piace la tangente possiamo sostituirla con un'altra incognita, per esempio t. Questa è molto più carina. Per risolverla andiamo a trovare prima di tutto le soluzioni dell'equazione di secondo grado, quindi utilizziamo la formula risolutiva che abbiamo visto nella playlist equazioni di secondo grado. Siamo bravi, siccome qua il termine con l'incognita t è pari, usiamo la formula ridotta, quindi quella con bimezzi, quindi meno bimezzi vuol dire meno radice di 3. Poi devo fare bimezzi alla seconda, radice di 3 alla seconda, la radice se ne va 3, meno ac, 3 per 3 9, meno 9, ma con il meno della formula più 9. Tutto fratto a, da noi a vale 3. Ora 9 più 3, 12. La radice di 12, portando fuori radice, viene 2 radice di 3. Se non vi ricordate come si porta fuori radice, ripassate velocemente la playlist sui radicali. Ora, una volta la soluzione col più e una volta col meno, quindi qua meno 1, meno 2 perché devo sommare i coefficienti davanti alla radice, viene meno 3 radice di 3, che si semplifica col 3, mentre qua meno 1 più 2 fa 1. Non lo scrivo, radice di 3 fratto 3. Ora che abbiamo trovato i due numeri, dobbiamo risolvere la disequazione di secondo grado. Vi ricordo che io utilizzo il metodo DICE, che è l'acronimo che sta per discordi interni con cordi esterni. Devo andare quindi a vedere il segno di, il coefficiente del grado 2 e il verso della disequazione. Questo è più, questo è meno perché minore è meno, quindi più e meno sono segni discordi, per cui devo prendere i valori interni. Se le soluzioni sono queste due, prendere i valori interni di un intervallo vuol dire prendere questo pezzo qui. Viceversa, se avessi avuto segni concordi, quindi valori esterni, avrei dovuto prendere questi due intervalli. Come si scrive questa soluzione? T compreso tra questi due numeri. Ma chi era T? Tangente di x. Quindi ora dobbiamo risolvere questa disequazione. Andiamo a fare il disegno. La tangente è radice di 3 fratto 3 quando l'angolo è 30 gradi, mentre vale meno radice di 3 quando l'angolo è meno 60 gradi, ovvero questo angolo qui, che letto in termini positivi è come dire 120 gradi, cioè 2/3 π. Vogliamo le soluzioni comprese tra questi due valori, quindi questo pezzo di retta qua. Il pezzo di retta disegnato in rosso corrisponde a questo arco rosa
e siccome con la tangente dobbiamo sempre considerare anche le soluzioni simmetriche rispetto all'origine, devo considerare anche questo arco. Come scriviamo questi due archi? Le posso scrivere in un'unica riga, come abbiamo visto sopra, quindi andando a considerare l'angolo negativo fino ad arrivare all'angolo positivo. Questo angolo è meno pi greco terzi e questo è 30 gradi, quindi pi greco sesti in radianti. Mettendo anche la periodicità k pi greco, in automatico includo anche questo pezzo di arco. Oppure potevo scriverlo utilizzando solo gli angoli positivi, quindi per allenarci vi scrivo anche questa soluzione. Quindi partendo dall'angolo positivo parto da qui 0 e arrivo a questo arco, quindi x compreso tra 0 e pi greco sesti. Mettendoci più k pi greco in automatico vado a prendere anche questo pezzetto. Unito, ho preso questo pezzo, vado avanti, devo prendere questo pezzo, questo è 2 terzi pi greco fino ad arrivare a qua che è pi greco. Con la periodicità k pi greco, oltre a questo, prenderò anche questo pezzo di arco. Quindi questa scrittura o tutta questa scrittura vogliono dire la stessa cosa. A voi la scelta di quale utilizzare di più. Comunque per allenamento provate sempre a scrivere tutte e due, così prendete sempre più confidenza con entrambe. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Allora, che ne pensi di questi esercizi? Ti sono venuti tutti? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti anche al mio canale Instagram e TikTok per divertirti insieme a me ogni giorno in nuovi quiz e tenere allenata la mente. Io sono Monia Tomassini e se ancora non lo sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.